Se avete guardato il video precedente relativo all'acquisizione di MV Agusta da parte di CF Moto, questo è la naturale conseguenza Racing. Ok, chiaramente non c'è stata ancora una firma perché la situazione si è complicata, anzi arricchita negli ultimi giorni, e ci saranno altre news e rumor che usciranno, ma per adesso quelle che vedrete qui sono le naturali conseguenze Racing della storia e sono tutte veramente sconvolgenti. Le avete viste le moto in copertina? Probabilmente avete cliccato proprio per quello. Bene, la MotoGP e la Superbike potrebbero vedere il ritorno di due marchi blasonati e il debutto di un terzo marchio cinese. Se le cose vanno in un certo modo, entro 3 anni potremo avere lo scenario del video, ma le cose inizieranno a muoversi subito e già dal 2027 potremo avere qualcosa di sensazionale. Ok? Siete pronti? Bene, dai. Ciao da Mr. Helmet, dopo aver raccontato sempre un gran gerundio l'acquisizione in corso, i tentativi da parte di CF Motor, l'acquisizione di MV Agusta, che non è stata ancora completata, avevo lasciato intendere l'arrivo di un nuovo video. Bene, eccolo qui. È una sorta di split, no? Di spin-off, perché riguarda la situazione racing di questa acquisizione che è in corso. Non è un contenuto da TikTok, bisogna starci dietro, mettetevi comodi perché vi faccio vedere tutto il ragionamento e tutte le possibilità, non secondo me, ma secondo quello che anche il paddock sta venendo a sapere. Insomma, ora avete capito che la mossa finanziaria di CF Moto, andando completamente in porto, non riguarderebbe solo la parte industriale, ma anche una consistente situazione di marketing. E sappiamo tutti che il marketing, soprattutto e più che mai per gli agenti cinesi, per le aziende cinesi, si concretizza con il racing, perché è il modo in cui si fanno conoscere al mercato globale che deve ancora accettarle. Quindi questo video risponde alla domanda. Dopo l'acquisizione di MV Agusta da parte di CF Moto, sempre che non salti tutto, che si fa con le corse? Che si fa con il racing? Questa è una parentesi, perché poi riprenderò a raccontare la storia dei vari contendenti, che è veramente variopinta al limite della spy story, perché mi stanno capitando delle cose anche a livello personale molto strane. Cosa cambia davvero nello scenario racing mondiale? Parliamo di questo. Avete visto ormai che QJ, ZX Moto, ma Cove, ma anche la stessa CF Moto sono nelle corse con tutte le scarpe, cioè hanno i soldi, hanno la tecnologia, hanno le persone, e quando non le hanno, soprattutto tecnologie, persone e strutture, le comprano, ok? Gli manca il blasone, ma nemmeno troppo, perché le prime vittorie sono già arrivate, no? Le strade intraprese sono diverse. Nel caso di QJ e ZX Moto e Cove si parte dalle derivate di serie, la Super Sport 300, per poi arrivare alle categorie superiori. Ripeto, ci sono già state delle vittorie di campionato, delle gare. CF Moto invece sceglie di acquistare aziende, sceglierebbe di acquistare aziende, di fare delle partnership strategiche importanti come quella con KTM, eccetera, ma soprattutto ha un marchio già fatto, ha fatto delle partnership, le moto le ha già, le abbiamo viste, sono fatte anche abbastanza bene, in alcuni casi hanno fatto veramente scalpore, portando lo stesso Domenicali nello stand CF Moto a vedere questa Superbike. Insomma, delle altre aziende cinesi parliamo un'altra volta. A noi questa volta interessa parlare di CF Moto e ci chiediamo dove può arrivare CF Moto adesso che sta cercando di prendere in mano due marchi che nella storia delle corse pesano come macigni. C'è un silenzio sull'operazione KTM. Non so se vi ricordate, ma per mesi si è parlato di una possibile mossa clamorosa, ovvero di CF Moto interessata a rilevare l'intero reparto racing per ottenere posti in MotoGP e tecnologia, e quindi accesso diretto alla situazione racing nel massimo livello, unita alla tecnologia e alle persone, eccetera. Poi improvvisamente questa ipotesi è sfumata, non se ne è parlato più, anzi si è detto che Gunther Steiner, proprietario da poco, da quest'anno, del team Tech 3, acquistato da Poncharal, Hervé Poncharal, si sia offerto per prendere il pacchetto, lo vorrebbe prendere lui, dato che gli indiani, insomma,
da quanto è emerso, non vogliono correre. Günther Steiner, che viene dalla Formula 1 e che ha comprato il team Tech3, non è certo uno sprovveduto. Ha molti soldi, ma soprattutto ha molti agganci e conoscenze fra gli investitori e gli sponsor, ed è il prototipo perfetto di proprietario new school, no? Comparato ai vecchi ex piloti, no, ma no, è un proprietario a nuova scuola che piace a Liberty Media. Perché? Perché assomiglia moltissimo ai proprietari delle squadre di Formula 1, perché è sempre stato importante e adesso lo è anche di più, perché il reparto corse di KTM pare abbia rifiutato l'offerta di CF Moto. Vi metto qui uno dei tanti giornali. Pete Beirer chiude a CF Moto, mai discusso un coinvolgimento. Il capo del motorsport di KTM, che in realtà è un Tardozzi, no, un po' più alto in grado, dice che ha smentito l'eventuale ingresso del marchio cinese. Non c'è pericolo che un'altra casa entri nel progetto MotoGP. Questo lo dice lui nel suo progetto MotoGP, forse, ma ricordiamo cosa diceva Pete Beirer della crisi KTM. Prima diceva che non era vera, poi diceva che era tutto a posto in KTM, poi diceva anche che non avrebbe impattato sulle corse, che andava tutto bene, e invece abbiamo visto che non è stato così. Abbiamo visto che sono stati tagliati tutti i progetti. Adesso infatti stanno tutti con il culo stretto, perché sanno che Bajaj le corse non le vuole fare e l'hanno già ringraziata umilmente, questo è un termine, non me lo invento io, per non aver chiuso il rubinetto già da quest'anno. Ringraziano Bajaj sdraiati per terra con la lingua di fuori. KTM risorge, questo è un pezzo del 25 maggio ricco di bugie, non per colpa del giornalista, ma per colpa di chi gliele riferisce, che dice: KTM risorge e ringrazia Bajaj per la seconda opportunità. Il marchio austriaco annuncia l'alba di una nuova fase strategica grazie agli 800 milioni raccolti, 600 dei quali provenienti dal colosso indiano, che erano tutti di debito, aveva 3 miliardi di debito, quindi non salva niente, salva la chiusura immediata, ma non cambia niente. Dopo la notizia del suo salvataggio, il suo parte strategico da anni, pesante azionista, si è dichiarata ufficialmente pronta a scrivere un capitolo della nuova storia. Dice Gottfried Neumeister, che è il CEO che sta facendo questa, no? 800 milioni di euro complessivi per il rilancio del marchio, ma il marchio, le aziende, non le corse, perché le corse gli indiani hanno sempre detto di non volerle fare, tant'è vero che hanno già iniziato così in scioltezza a licenziare alcune migliaia di persone. Qui era maggio, non lo dicevano. Ringraziamo una nuova fase di una seconda opportunità, accolta con gratitudine e umiltà. Ma come cazzo, era tutto normale, le cose si devono fare, adesso accogliete con umiltà. E tanto è vero che per raccogliere un po' di spiccioli hanno dovuto presentare il nuovo motore 800 in tutta fretta e furia. Bene, andando avanti, se non c'erano problemi, perché tutti questi ringraziamenti con gratitudine e umiltà? Quello che non dicono, ma che nel paddock sanno tutti, è che Günther Steiner, il signore di prima, potrebbe rilevare tutto il pacchetto già da maggio 2026 e poi le corse se le fa con o senza KTM. Si compra il pacchetto Günther Steiner e poi ci scrive sopra quello che vuole lui, ok? Il partner naturale di CF Moto, lo sanno nel paddock anche i bambini, quello vero, ok, quello vero è Aspar Martinez, che con la CF Moto ha vinto un mondiale in Moto 3 e una gara in Moto 2, e se Steiner e Aspar Martinez si mettono insieme con CF Moto, KTM non serve quasi più, ok? Non serve quasi più acquisire KTM Racing per CF Moto, potrebbe non essere più interessante, oppure semplicemente potrebbe non essere più necessario. E inoltre tutto questo casino sui posti in griglia verrebbe meno, perché chiunque abbia in mano due marchi potentissimi come MV Agusta e Cagiva non deve chiedere i soldi a nessuno in griglia, non deve chiedere i posti in griglia, glieli regalano anche se fa delle moto uguali, ok?
Ma che vergogna, le moto uguali, solo marchi di copertura, è tutta una cosa di marketing. Però scusate, per anni abbiamo visto una Gas Gas identica alla KTM e solo io ho fatto articoli in cui dicevano che tutto questo era vergognoso. C'era Gas Gas che non aveva nessuna storicità nella pista, era un'azienda giovanissima che aveva fatto solo un po' di fuoristrada, e ci meravigliamo se MV Agusta e Cagiva fanno la MotoGP. Abbiamo visto Husqvarna, Gas Gas in Moto 3, CF Moto e Fantic in Moto 2, che sono Kalex con motore Triumph, KTM che non erano KTM, Yamaha che non erano Yamaha, ma di che stiamo parlando? Scusate, perché così bisogna, va bene fare i duri e puri, ma si fa sempre non a gettone. MV Agusta e Cagiva sono due chiavi d'oro, due passepartout per la MotoGP. Con l'acquisizione eventuale di MV Agusta e Cagiva, CF Moto si ritrova in una posizione strategicamente superiore rispetto a qualunque ingresso forzato tramite KTM. Perché? Perché MV Agusta e Cagiva non sono marchi qualunque, sono nomi che fanno parte della storia fondativa della MotoGP, va bene, della 500, ma comunque delle corse su pista. MV Agusta ha vinto 75 titoli ridati. Mi verrebbe da scriverlo come sugli assegni, 75 e poi /00, no? 38 piloti e 37 costruttori in un periodo brevissimo, dal 52 al 76, quindi 125, 250, 350, 500. Ma scusate, ma voi, ma che cioè, sul serio ci frega che moto è? Un po' diverso per Cagiva, che ha vinto 2 mondiali piloti e 3 mondiali costruttori in motocross nella 125, e poi va bene, nel moto mondiale 500 ha vinto 3 gare in 4 anni, e poi vabbè ha vinto con la Parigi-Dakar con Eddie Orioli. Non è chiaramente un top player MotoGP consolidato, però la Cagiva rossa è un sogno tecnico ingegneristico che riporterebbe da sola, solo lei, un'intera generazione di over 30, 40 e forse 50 davanti agli schermi, solo per il prurito di rivederla. Ok, marchi che in uno scenario di espansione del campionato Liberty Media avrebbe tutto l'interesse a riportare in griglia. Cioè stiamo parlando di 2 costruttori storici italiani supportati da un gruppo industriale, va bene cinese, però quello che conta è che è solido, con ambizioni globali e capacità finanziarie reale. Almeno al momento le cose stanno così. Liberty Media, ve lo dico, ma lo sapete, vuole trasformare la MotoGP in una copia della Formula 1 nel bene e nel male, e in Formula 1 lo sapete che sono stati riportati in vita dei marchi blasonati come Cadillac e Alpine. Una roba così non verrebbe bene nemmeno se la scrivesse uno sceneggiatore, ok? Il Superbike. Qui CF Moto è già avanti, ok? Superbike stradale ce l'ha già, ha l'esperienza delle moto di produzione, ha una gamma completa. Con MV Agusta e Cagiva può scegliere con quale marchio vuole correre, con l'uno, con l'altro, con tutti e due. MV Agusta per il premium, Cagiva per il racing più popolare, magari può tornare in Supersport e continuare a riprendere il progetto Supersport con MV. CF Moto per rafforzare il brand industriale. CF Moto non sa fare le corse, in Moto 3 ha vinto un mondiale con Aspar, in Moto 2 ha vinto una gara, la competenza c'è, l'infrastruttura c'è, i marchi ci sono. Qualora non volesse, non riuscisse ad avere le persone, se le potrebbe comprare, come ha fatto QJ, ha preso Puccetti, poi ZX Moto che ha preso Caricasulo. Ma sono queste tutte operazioni che, voglio dire, sono non solo romantiche, ma anche strategiche dal punto di vista industriale, ok? Non è una mossa romantica, è una mossa intelligentemente industriale con una ricaduta racing e di marketing potentissima. Da oggi MotoGP e Superbike non possono più far finta che CF Moto e i cinesi in generale, ma qui stiamo parlando di CF Moto, non esistano. È amaro per noi occidentali, ma sarà addolcito dal fatto che la rivoluzione passa da 2 marchi, attraverso 2 marchi, 2 fra i marchi che volevamo rivedere
da anni, ok? Non ce l'ha fatta Mercedes, non ce l'ha fatta Harley Davidson, non ce l'ha fatta KTM a risuscitare MV Agusta, che sembra un Afghanistan dell'industria motociclistica, dove tutti quelli che vanno ci rimettono. Ci stanno riuscendo i cinesi, gerundio, perché la storia non è finita. Nel prossimo video vi racconterò elementi da Spy Story, ma tenete in mente questo, che il ritorno in MotoGP, questa è la cosa più importante che stavo dimenticando, il ritorno in MotoGP di due marchi come Cagiva e MV Agusta potrebbe costringere, fra virgolette, a tornare in MotoGP anche marchi che ne sono usciti come Suzuki e Kawasaki, e marchi che sono sempre stati allergici alla MotoGP come BMW. Quindi come corsa agli armamenti, ok? Sono curioso di sapere cosa ne pensate. In attesa del terzo capitolo, che è veramente, ve lo dico, degno delle storie di spionaggio, io vi saluto, ok? Ciao da Mr. Helmet. E ci vuole pazienza.